Non so nemmeno io come mai così tante persone l'abbiano visto. Buonasera ragazzi, sono Riccardo e oggi volevo parlare un attimo di me, dato che molti commenti nel mio primo video mi hanno colpito e ci sono state moltissime critiche. Sono la primissima persona a dire che avrei potuto impostare meglio quel video e che adesso, se dovessi rifarlo, cambierei molte cose. Io sono qui per imparare e crescere, spero di poterlo fare insieme a voi. Questo è anche uno dei motivi per la quale ho iniziato. La cosa che mi ha fatto un po' rimanere così è che molte persone hanno pensato male di me senza nemmeno conoscermi o lasciarmi il beneficio del dubbio o pormi qualche domanda. Insomma, mi hanno dato del viziato figlio di papà che va in vacanza e si accorge della povertà. E io volevo un attimo raccontarvi la mia storia, sperando di potervi far cambiare idea, se ancora lo si può fare. Io non sono un figlio di papà, mio papà lavora come commesso nel reparto ortofrutta di un supermercato ed è una persona che stimo tantissimo, che mi ha fatto crescere e mi ha dato moltissimi consigli nel corso della mia vita. E io non ero in vacanza assolutamente in Australia. In Australia ci sono arrivato con 2000 euro. Quei 2000 euro dovevano essere spesi per la mia prima macchina, una punto usata e scassatissima. Per carità, mi reputo fortunato ad aver avuto quei 2000 euro, che invece sono stati investiti per pagarmi il passaporto, pagarmi il biglietto d'andata e pagarmi vitto e alloggio a Sydney per il mio primo mese, e quelli erano fumati. Ho deciso di andare lì come scelta di vita, per fare esperienza, lavorare, imparare l'inglese, insomma per crescere. Lì i miei primi 2 mesi sono stati veramente difficili. Sono arrivato lì e non avevo nulla. Dopo aver fatto un primo periodo da stagista in una ditta lì a Sydney, sono stato assunto e ho iniziato a essere pagato, però questo è successo verso la fine del primo mese e li pagano settimanalmente. Per cui quando stava finendo il primo mese c'è stato un giorno dove ero nervosissimo e avevo finito il cibo e nel mio conto corrente bancario avevo 0 euro, anzi no, 0,13 dollari australiani, mi ricordo ancora questa cifra, sono circa 8 centesimi di euro. E ero lì che continuavo a ricaricare il cellulare sperando che mi arrivasse lo stipendio in modo da poter pagare l'affitto, che era già in ritardo di una settimana. Infatti non avevo soldi, per cui non riuscivo a pagarlo. Fortunatamente sono arrivati in tempo e io sono riuscito a pagarlo, e l'appartamento era un appartamento condiviso con 8 persone. Ero io, 2 brasiliani, 2 cinesi, un coreano, un italiano e un messicano. Mi pare 8, ma poi c'erano continui spostamenti, per carità. Io che ho 20 anni potevo viverci, ma non era il posto più comodo del mondo. Tutto ok, qui da Sydney, nato il terrazzo. Direi che è ora di andarci a fare una doccia. Salve a tutti ragazzi, vi porto a fare un giro nel corridoio a fianco al mio appartamento. Come vedete è bellissimo, è bellissimo. Questa è la abbiamo ospite. Questa è la famosa 101, nonché porta del mio appartamento, dove non posso entrare e rimango a fare il barbone in questa posizione che sto calciando attualmente. Cos'è che dobbiamo fare, scusa? Con questo forno qua, non so perché, spara sempre una cifra di fumo. È il pollo che scorreggia. No, ma non so cosa succede, cioè si è un po' fottuto, non l'abbiamo mai pulito. C'è Senti pieno che di gas. fa tra pollo e cosa. Aveva tipo chili e chili di pollo, guarda quanto. Dopodiché, alla fine dei primi 2 mesi, dove sono riuscito fortunatamente a stabilirmi e a risparmiare qualche soldo in modo da essere tra virgolette salvo, ho lavorato per 6 mesi per la stessa ditta e sono riuscito a risparmiare qualche soldino. Alla fine dei 6 mesi, per questioni di visto, sono stato obbligato a cambiare lavoro e ho lavorato per gli ultimi 2 mesi, dato che ho deciso di fare 8 mesi per poi tornare a casa, principalmente a causa della mia ragazza. Sentivo la sua mancanza. Negli ultimi 2 mesi ho fatto, penso, tutti i lavori che si possano fare. Ho fatto l'imbianchino, il muratore, l'operaio, l'elettricista, il giardiniere e il laborer, che sarebbe quello che va per tutti i cantieri di costruzione e fa i lavori che gli altri non vogliono fare. Penso che sia il lavoro più devastante che esista.
Infatti ogni giorno mi spedivano in un sito di costruzioni diverso e mi spaccavo la schiena, è stato parecchio duro. Nonostante mi svegliassi alle 5 per poi prendere il treno, dato che le distanze lì sono molto più grandi, fare 2 ore di treno, arrivare a lavoro alle 7, finire verso le 4 per poi essere a casa alle 6/7, avevo sempre il sorriso perché ogni giorno vedevo cose nuove, vedevo atmosfere nuove, nonostante avessi la schiena a pezzi e il fisico distrutto anche se ho 20 anni. Oggi c'era un bel po' di polvere dove ho lavorato. Assurdo. I didn't press. Questa è la maglietta di una delle persone migliori che abbia mai incontrato. È un suo dono, si chiama Shanka. Me l'ha regalata prima del mio ritorno. A questa persona devo moltissimo. Al mio ritorno ho avuto moltissime critiche anche sulla Thailandia. Ho deciso di fermarmi in Thailandia non per mia scelta, ma perché il mio volo faceva scalo a Bangkok. Allora perché non fermarsi 1 o 2 giorni in più, dato che non mi sarebbe costato chissà cosa e che avrei potuto sfruttare i risparmi che avevo fatto lì in Australia. Ma per caso ha bisogno della patente per guidare il motorino? No, basta che stai attento. Quando inizia a diluviare tu trovi il tuo amico Buddha che ti ripara. Per quelli invece che hanno avuto da ridire sugli argomenti dei miei video, io semplicemente i soldi che ho risparmiato li ho reinvestiti, dato che mi sono appassionato molto al mondo dell'economia e del business e anche degli investimenti. Ho deciso di iniziare questo canale principalmente per fare educazione personale, educazione per quel che riguarda la finanza e il business. E perché no, anche per parlare dell'Australia, se voi siete interessati posso parlarvi di moltissime esperienze che ho avuto lì, posso aiutarvi ad arrivare lì. Se siete interessati ad altre informazioni sull'Australia non esitate a scrivermi. Spero che voi possiate concedermi una seconda opportunità o magari una domanda in più, il beneficio del dubbio. Spero di poter fare un altro video più dettagliato su chi sono e da dove vengo, anche perché ho parlato semplicemente dell'ultimo anno della mia vita e ho fatto moltissime altre cose. Io sono qui, se volete sapere di più su di me iscrivetevi, se il video vi è piaciuto lasciatevi un mi piace e spero che abbiate la pazienza per potermi dare una seconda chance. Ciao a tutti, Riccardo, forza Sydney.